Sapevi che la trama originale di God of War 3 doveva essere completamente diversa da come l'abbiamo vista? Mentre ero alla ricerca di nuove curiosità da portare sul canale, mi sono imbattuto in un post su Reddit che parlava di una vecchia intervista rilasciata da David Jaffe per Game Trailers. Incuriosito, ho deciso di scavare più a fondo. Dopo qualche ricerca, sono finito su un vecchio topic del forum PlayStation Trophies, dove veniva condiviso un link proprio a quell'intervista. Una volta cliccato, però, mi ha semplicemente riportato alla homepage del canale di Game Trailers. E parliamo di un canale con oltre 43.000 video. Ho provato a cercare direttamente David Jaffe tra i video e cercare su Google, ma niente, l'intervista sembra essere sparita nel nulla. E il post in questione risale addirittura al 2010, quindi stiamo parlando di quasi 15 anni fa. Quando stavo per arrendermi però ho trovato un'altra intervista di 10 anni fa sul canale Black Oni, dove l'intervistatore chiedeva a David quale nuova storia vorrebbe per un God of War, e lui riassume in modo molto veloce quella che vi sto per raccontare. Ho raccolto le varie voci, le speculazioni, i frammenti trovati online e li ho messi insieme per raccontarvi quella che avrebbe potuto essere la vera versione di God of War 3. Mettiti comodo perché quello che sta per iniziare è un viaggio tra miti, divinità perdute e una trama completamente fuori di testa. Questa è la storia del God of War 3 mai realizzato. La sequenza di apertura del gioco si sarebbe svolta in modo completamente diverso rispetto alla versione ufficiale. Il mare è in tumulto, le onde si alzano fino a toccare il cielo e da questa massa d'acqua prende forma Oceano, uno dei titani dimenticati. La sua forma è liquida, simile alla trasformazione acquatica che Poseidone assume nella versione finale del gioco, ma ancora più imponente, quasi divina. Hermes cerca di fuggire, corre a velocità sovraumana tra le colonne spezzate del Monte Olimpo, ma non basta. Oceano alza un braccio e, come se il mare stesso rispondesse al suo comando, un'onda gigantesca travolge il messaggero degli dei che viene afferrato da tentacoli d'acqua e fatto letteralmente a pezzi. Subito dopo, Kratos avrebbe affrontato direttamente Zeus in una boss fight che inizialmente sembrava destinata al finale del gioco. Qui la vendetta non è più una promessa, ma una realtà immediata. La battaglia è intensa, ambientata tra i resti distrutti del trono di Zeus. Fulmini e colpi devastanti si alternano con rapidità, ma alla fine Kratos riesce a sconfiggere e uccidere Zeus già nelle prime fasi del gioco. Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti. Un portale si apre sopra il Monte Olimpo. Dal portale emergono figure mai viste prima nel franchise fino ad allora, gli dei norreni, che abbiamo incontrato anni dopo nella nuova saga di God of War del 2018, e gli dei egizi. L'atmosfera cambia radicalmente, Ra, Anubi, Odino, Thor, tutti scendono nel mondo greco, ognuno con i propri eserciti, creature mitologiche e stili di combattimento diversi. Il mondo è sull'orlo di una guerra totale tra le grandi mitologie. Questo non sarebbe stato più un solo capitolo finale della saga greca, ma un conflitto globale tra divinità per decidere chi avrebbe governato il mondo lasciato vacante dalla morte di Zeus. Kratos avrebbe quindi ottenuto un nuovo potere, il teletrasporto tra le tre regioni mitologiche. Ogni mondo avrebbe avuto uno stile visivo e narrativo distinto. La Grecia, ormai in rovina e sconvolta dal caos lasciato dalla morte di Zeus, l'Egitto, dominato da sabbie, templi oscuri e antiche magie, e la Norvegia, gelida, mistica, dove la morte e la profezia regnano sovrane. Kratos avrebbe potuto viaggiare liberamente tra questi regni, affrontando sfide uniche e nemici legati alla mitologia locale. Durante l'arco egizio, Kratos avrebbe affrontato Steno, una delle tre gorgone originarie, sorella di Medusa. La battaglia si sarebbe svolta in una tomba dimenticata, piena di trappole e di serpenti. Dopo averla sconfitta, Kratos avrebbe preso la sua testa, proprio come aveva fatto con Medusa nel primo gioco, ottenendo nuovamente il potere di pietrificare i nemici. Questo potere viene poi usato in uno scontro ancora più iconico, la Sfinge. Non come una statua, ma come una creatura viva, enorme, che attacca Kratos con enigmi, incantesimi e attacchi devastanti. Usando la testa di Steno, Kratos riesce a pietrificare la Sfinge a metà della battaglia. Il suo corpo si pietrifica lentamente, congelandosi in una posizione iconica, ed è così che nasce la statua della Sfinge che conosciamo oggi. A questo punto Kratos avrebbe scoperto la verità più importante: gli dei non possono essere uccisi soltanto con la forza. Il vero modo per distruggerli è spezzare la fede che i mortali ripongono in loro. Qui il gioco prende una svolta quasi filosofica. Mentre gli dei sono impegnati a combattere tra loro, si dimenticano dell'umanità. Le preghiere smettono di arrivare, i rituali cessano, i mortali si sentono abbandonati. Il mondo è nel caos, pestilenze, carestie, disastri naturali, l'umanità si disillude e così le divinità iniziano lentamente a perdere potere. Era questo il piano di Kratos fin dall'inizio, scatenare un conflitto così grande da far perdere agli dei il controllo sui loro seguaci. E quando il legame tra divinità e mortali si spezza, gli dei diventano vulnerabili.
Con i titani ancora in vita e ormai rafforzati dall'indebolimento degli dei, Kratos lancia l'assalto finale. Le scene finali sarebbero state un crescendo di violenza e distruzione, con gli ultimi dei di tutte le 3 mitologie che cadono uno dopo l'altro. Alla fine Kratos rimane solo. Con le lame del caos ancora una volta nelle sue mani, si ferisce ai polsi, ma non come un gesto disperato, è una liberazione, un ultimo atto per lasciare andare la rabbia, il dolore e la guerra. La scena successiva si svolge nell'oltretomba, ma questa volta non è l'inferno greco, né il Valhalla e nemmeno il Duat egizio. È un luogo calmo, bianco, quasi senza tempo. Kratos cammina verso una figura, poi un'altra. Sono sua moglie e sua figlia. Il ciclo si chiude. L'ultima scena del gioco sarebbe stata sorprendente. Un deserto, 3 figure a dorso di cammello. I re magi seguono una luce nel cielo, la stella cometa. Il messaggio è chiaro, la morte degli antichi dei apre le porte a una nuova fede e a una nuova era. La mitologia cristiana prende il posto delle religioni antiche. Non è solo la fine di una saga, è l'inizio della storia per come la conosciamo oggi. Alla fine dell'intervista rilasciata per Black Honey, David afferma anche che le lame del caos di Kratos avrebbero dovuto trasformarsi in una falce e lui sarebbe dovuto diventare la morte, in una nuova serie di giochi ambientata in tempi più moderni. Questa versione alternativa di God of War 3, ispirata da idee originali di David Jaffe e mai realizzata, avrebbe cambiato tutto. Un Kratos capace di viaggiare tra le mitologie, una guerra tra dei di Grecia, Egitto e Norvegia, un finale che fonde la mitologia con la storia reale e soprattutto un messaggio potentissimo. Non sono le divinità a regnare sull'uomo, è l'uomo a decidere quali divinità hanno il diritto di esistere. Una visione ambiziosa, forse troppo per l'epoca, ma che ancora oggi ci fa chiedere: e se questo fosse stato il vero God of War 3? Fatemi sapere nei commenti i vostri pareri su questa versione alternativa di God of War 3 e soprattutto se l'avreste preferita a quella attuale. Per finire vorrei invitarvi a iscrivervi al canale per non perdervi i nostri prossimi contenuti su curiosità, easter egg e storie di videogiochi.